Buon pomeriggio a tutti, grazie davvero per l'invito. Faccio questo lavoro e lo faccio veramente con tanta passione e mi piace tanto quando ho la possibilità di poter parlare di ciò di cui mi occupo e poter interagire, ecco, con persone che hanno il medesimo interesse da diversi punti di vista, quale può essere anche il vostro. Quindi io racconterò alcuni aspetti che fanno parte del tema, quindi la salute mentale nei giovani, e mi farebbe però veramente molto piacere che riuscissimo ad instaurare anche uno scambio e una conversazione a riguardo. Allora, salute mentale in età evolutiva. Io come neuropsichiatra infantile mi occupo delle persone dai 0 ai 18 anni, quindi età evolutiva con un ampio range da quando nascono e sono dei bambini dipendenti dall'adulto e dall'ambiente fino poi a tutto il percorso che dovrebbe portare la persona ad essere più autonoma, indipendente, muovere i passi in quella che è l'avventura della vita, con le difficoltà e gli stress che si possono incontrare, ma anche con tanti aspetti e potenzialità di capacità da acquisire su cui si può basare la resilienza, che è uno dei temi, insomma, di questo importante evento ed è un tema veramente fondamentale quando parliamo di salute mentale. Partirei dalla definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che viene data di salute, dove la salute non è semplicemente l'assenza di malattia, ma è definita come uno stato dinamico di benessere fisico, psichico, spirituale, sociale. Quindi è una definizione che sottolinea in modo importante la dimensione anche della qualità di vita, la dimensione psicologica della salute della persona, e basandoci su questa definizione potremmo anche immaginare che una persona con una malattia fisica ma con una componente di equilibrio psicologico, spirituale, sociale è in uno stato di salute migliore di quanto non possa essere una persona con nessun problema di tipo organico. Quindi possiamo dire, sulla base di questa definizione, che non esiste salute senza salute mentale, che è dunque un aspetto veramente fondamentale nella vita della persona. Sempre l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci definisce alcuni concetti di base in riferimento alla salute mentale. Quindi è una componente, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che permette alla persona di corrispondere nel modo più adeguato agli stress della vita, le avversità, le difficoltà, le diverse situazioni che possono essere incontrate, ci permette di realizzare le nostre capacità, le nostre abilità, di imparare bene, di lavorare bene e di contribuire nel miglior modo anche alla comunità. Quindi in un discorso, insomma, no? Di comunità. La salute mentale ha la medesima dignità di quella fisica, poi vedremo che, come dire, forse è più facile chiedere aiuto e rivolgersi ai professionisti della salute quando si ha un problema fisico, è più difficile farlo quando c'è una difficoltà di tipo emotivo. È un diritto umano, la salute mentale, e è sicuramente cruciale per lo sviluppo e l'evoluzione non solo dell'individuo ma anche della società, della comunità e da un punto di vista anche economico. I problemi di salute mentale, da dove vengono? Spesso ci si chiede qual è la causa del disturbo psichiatrico, qual è la causa di un disagio mentale. Allora si dice che i problemi di salute mentale sono legati a cause multifattoriali. Il termine fa capire che non c'è una singola causa, ma che sono
più aspetti che interagiscono tra loro e che possono promuovere il manifestarsi di una problematica a livello emotivo piuttosto che psicocomportamentale. Quindi parliamo di fattori di rischio e di fattori protettivi che interagendo tra loro possono promuovere l'emergere di un disturbo psichiatrico. I fattori di rischio più noti, che anche la letteratura scientifica nell'ambito ci riportano, possono essere sia di natura individuale che di natura contestuale ambientale, per esempio l'essere geneticamente predisposti a sviluppare una malattia psichiatrica o fisica, per esempio avere una bassa autostima, avere un quoziente intellettivo limitato, per esempio avere una scarsa tolleranza alla frustrazione, all'ansia, ma anche fattori contestuali, una famiglia dove esistano delle relazioni conflittuali, dove ci sia aggressività, dove ci sia una scarsa comunicazione, dove ci sia una persona che ha un problema fisico o emotivo, o gli eventi della vita che possono capitare lungo il percorso di crescita, una pandemia per esempio. E i fattori protettivi sono anche questi di natura individuale o anche ambientale, e quindi una buona resilienza, la capacità di ragionare per soluzione di problemi, una buona immagine di sé, una buona autostima, delle relazioni positive, affettive, supportive in ambito familiare, ma pensiamo anche all'ambito scolastico, ma pensiamo all'ambito lavorativo. Quindi l'interagire tra loro di fattori che possiamo definire di rischio piuttosto che protettivi creano una condizione di equilibrio o disequilibrio che può influenzare lo stato di salute mentale della persona. Qua sono riportati, vedete, i più noti tra i fattori di rischio e protettivi per la salute mentale, e è visibile come possono essere sia di natura individuale che sociale, sia di natura più biologica, costituzionale, piuttosto che psicologica, emotiva e temperamentale. Ecco, parlando di età evolutiva, sottolineerei in particolare come alcune finestre nello sviluppo della persona sono particolarmente delicate perché siamo un pochino più fragili, più vulnerabili. Caratteristicamente nel bambino e nell'adolescente sono i passaggi di transizione, per esempio dalla scuola primaria alla scuola secondaria, dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, piuttosto che l'apertura al mondo dell'università o del lavoro. Sono dei periodi di maggiore fragilità, spesso coincidenti anche con cambiamenti importanti nella vita dell'individuo. Pensiamo semplicemente in età adolescenziale agli importanti cambiamenti puberali da un punto di vista fisico, psichico, il cambiamento a livello ambientale in termini di richieste che l'ambiente pone nei confronti del giovane rispetto all'età precedente, alla necessità di una maggiore autonomia, di una maggiore responsabilità che si trovano i ragazzi a questa età ad avere, ad essere richiesti rispetto alle età precedenti. Un po' di numeri parlando di salute mentale. Una persona su 10 tra giovani esperiscono nel corso della vita una difficoltà emotiva o comportamentale che influenzerà negativamente in modo significativo la capacità di adattarsi all'ambiente di vita familiare, sociale, scolastico, e un minore su 5 sviluppa una malattia mentale intesa come un disturbo che sia diagnosticabile secondo quelli che sono i criteri noti nell'ambito delle classificazioni che si utilizzano per parlare e identificare queste difficoltà. Quindi sono dei numeri importanti che
devono anche far pensare che la maggior parte di quelle difficoltà che poi cronicizzano come problematiche psichiatriche dell'età adulta esordiscono nella maggior parte dei casi, nei 2/3 dei casi, in età evolutiva prima dei 20 anni. Quindi l'aspetto legato alla prevenzione e alla capacità di riconoscere precocemente i segnali di disagio psichico e quindi la possibilità di intervenire nei tempi buoni per poter, come dire, supportare, reindirizzare nell'ambito di uno sviluppo fisiologico il bambino o l'adolescente è molto importante. Io dico sempre che chi lavora con l'età evolutiva fa anche prevenzione, no? Nel senso che supportare lo sviluppo del bambino e dell'adolescente è un po' prevenire una serie di problematiche che poi si manifestano e si cronicizzano nelle età successive. Questa è un'immagine che ci fa vedere l'età di esordio dei più comuni disturbi psichiatrici del bambino e dell'adolescente e che poi possono protrarsi nell'età adulta, e vediamo che il disturbo del controllo degli impulsi e del comportamento e disturbi d'ansia già nella seconda infanzia, dai 5 anni, cominciano a manifestarsi. I disturbi dell'umore, soprattutto quelli di tipo depressivo, già dall'età della latenza e la prima adolescenza, l'uso di sostanze, le psicosi dall'età adolescenziale. Quindi insomma è per dire che sono delle problematiche che hanno una prevalenza importante già nei bambini, negli adolescenti, e ripeto, poterne avere consapevolezza e poterli riconoscere per tempo è fondamentale per proteggere e supportare lo sviluppo. Vedete che ansia, depressione dai 3-5 ai 17-18 anni è in crescita, sono in crescita come problematiche, così come disturbi del comportamento che però hanno un picco di incidenza maggiore soprattutto tra i 6 e i 10 anni. Gli studi che cercano di rilevare la numerosità delle problematiche di salute mentale nei giovani riguardano prevalentemente la popolazione generale. Vedete che i numeri di prevalenza sono molto differenti da paese a paese, ci sono pochi studi che riguardano l'Italia nel caso specifico, che comunque ha dei numeri che variano dal 10 al 15 al 20% a seconda degli studi. Ovviamente se noi andassimo a misurare, nel senso di rilevare la numerosità delle problematiche di salute mentale nell'ambito di popolazioni cliniche, per popolazioni cliniche intendo quel gruppo di persone che sono seguite per esempio presso servizi specialistici di salute mentale, queste percentuali sarebbero ben più importanti. Un'altra modalità per misurare, per comprendere la portata delle problematiche nell'ambito della salute mentale è questa unità di misura, tra virgolette, che è il Global Burden of Disease, cioè è una misura in anni di vita corrispondente a quanto tempo si perde di anni o per una morte prematura o per condizioni di non salute. Questo è uno studio del The Lancet del 2011, è una delle riviste più prestigiose in ambito scientifico, e riporto questa tabella che fa vedere come tra i 10 e i 24 anni, quindi età giovanile, tra le situazioni che causano maggiore Global Burden of Disease, le malattie psichiatriche sono tra i primi posti, le ho sottolineate in rosse: i disturbi depressivi, schizofrenia, i disturbi bipolari, l'uso di sostanze, in particolare alcol, l'autolesionismo. Quindi parlare di problematiche che riguardano la salute mentale è parlare di condizioni che possono veramente creare delle condizioni di disagio molto importanti, no? Spalmate lungo il corso della vita.
I problemi mentali rappresentano fino al 50% delle visite presso pediatri o medici di base e il 5% delle visite presso i pronti soccorsi per l'età evolutiva, e sono molto aumentate nelle ultime decadi. Questo è un lavoro recente che ha misurato l'andamento in termini percentuali degli accessi presso i pronto soccorsi pediatrici nel decennio dal 2007 al 2016. Allora è interessante vedere che mentre tutte le visite pediatriche in generale in questi anni più o meno hanno mantenuto una prevalenza simile, quelle per problemi di salute mentale di qualunque tipo in generale mostrano invece un aumento, e quelle per problemi legati all'uso di sostanze e di alcol un aumento ancora più significativo, per non parlare le visite al pronto soccorso per problematiche di autolesionismo, sia suicidario che non suicidario. Quindi è un aspetto, quello delle difficoltà legate alla salute mentale nei giovani, veramente in crescita, veramente da attenzionare, e questi sono dati fino al 2016, quindi comunque pre-pandemia. Perché dirò qualcosa anche su questo, sappiamo che la pandemia ha ulteriormente aggravato questi numeri. Uno dei problemi più grandi in ambito di salute, e in particolare in ambito di salute mentale, che influenza negativamente il poter riconoscere che ci sono delle difficoltà dal punto di vista psicologico e il poter accedere alle cure per questi problemi, è lo stigma. Cos'è lo stigma? Lo stigma significa un po' etichettare, no, la persona come se questa avesse dei problemi di cui vergognarsi, come se fossero dei problemi di cui non si può guarire, e come se fossero dei problemi che intaccano l'identità della persona, come questa è. Questo diciamo è un concetto generale, ma che in modo particolare riguarda le problematiche di salute mentale. Contro questa cultura dello stigma bisogna favorire, sensibilizzare e aumentare la consapevolezza che invece la salute mentale è una problematica di pari dignità rispetto ai disturbi di tipo fisico, che non esiste più una cozzaglia di problemi che poteva essere definita la follia, ma sono delle problematiche che hanno una base organica a livello di sistema nervoso, di cervello, sono delle problematiche che possono essere diagnosticate con dei criteri specifici e che hanno delle cure, per cui sono previste delle terapie più o meno efficaci, ma come vale per anche gli altri disturbi. Quindi un aspetto importante nell'ambito della salute mentale è che si ha un problema psichico, si ha una malattia mentale, non si è la malattia. Questo è un aspetto molto importante. Perché non è in gioco la persona e la sua identità. È un po' un retaggio culturale questo, fa parte un po' del pregiudizio, no? Con cui ci si avvicina alle persone che hanno una problematica depressiva, che hanno una problematica psicotica, che hanno un disturbo d'ansia grave, che hanno un disturbo del comportamento alimentare, eccetera. Sono delle persone come tutte le altre che hanno un problema che, ripeto, può essere diagnosticato, sul quale si può intervenire e riprendere un buon funzionamento, un buon equilibrio e un buon percorso di vita. Altri ostacoli rispetto alla possibilità di arrivare a chiedere e ad ottenere aiuto quando si abbia una problematica nell'ambito della salute mentale è purtroppo la scarsa consapevolezza del problema e le scarse risorse per poter supportare chi ha bisogno di cure in ambito di salute mentale. Questi sono per esempio dei dati che fanno vedere gli psichiatri per 100.000 unità di popolazione dal 2011 al 2017. Si vede che l'aumento è minimo, forse un pochino meglio nei paesi con un livello socio-economico migliore rispetto agli altri,
però assolutamente insufficiente rispetto a quelli che sono i numeri in aumento che vi ho mostrato. E infatti solamente 1 su 5 giovani arriva ad ottenere l'aiuto e il supporto di cui necessita rispetto alle proprie difficoltà di salute mentale. Qualche numero che riguarda un po' la nostra realtà nazionale: sono 200 i ragazzi su 1000 che hanno un disturbo neuropsichiatrico, parliamo quasi di 1.900.000 persone, solamente 1/3 di questi riesce ad accedere ai servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, e di questi solo la metà riesce ad avere delle risposte dal punto di vista terapeutico e riabilitativo adeguato. Vedete, 11 su 1000 arrivano in pronto soccorso per un problema psichiatrico che quindi si manifesta come una condizione di urgenza, pensiamo per esempio ai tentativi di suicidio o agli scompensi fisici gravi legati a disturbi del comportamento alimentare, per esempio. 6 su 1000 necessitano di un ricovero in ambito neuropsichiatrico, ma solo 1 su 1000 viene ricoverato in un reparto adeguato di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. La maggior parte vengono ricoverati in ambienti non idonei, quando va bene delle pediatrie, quando va male dei servizi di psichiatria dell'adulto. Quindi l'organizzazione anche dei servizi che si occupano di salute mentale dell'età evolutiva va pensata, va rinforzata, perché senz'altro è sottodimensionata rispetto alle necessità. Tutto quanto sto dicendo è stato assolutamente peggiorato dall'evento della pandemia da Covid-19, che ha enfatizzato i numeri di cui vi ho parlato. Riporto uno studio, un'indagine epidemiologico-clinica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità fatta in relazione alla salute mentale relativamente alla pandemia, uno studio del marzo dell'anno scorso, che si prefiggeva di andare ad indagare come l'impatto della pandemia da Covid-19 sulla salute mentale avesse promosso un aumento dei problemi, in particolare delle problematiche dell'ambito della suicidalità e in particolare rispetto alle persone che già soffrivano di problematiche di salute mentale. Vado un pochino a incorniciare le conclusioni di questa indagine, che ha rilevato un aumento significativo delle problematiche di salute mentale, soprattutto di ansia e depressione, sono aumentati di 1/3 rispetto ai numeri prepandemici. Sono aumentate anche le problematiche legate all'autolesività suicidaria, soprattutto nelle seconde fasi, non nelle ondate prime, nelle seconde e terze. E quello che più preoccupa è che le sequele da un punto di vista di problematiche emotive e psicocomportamentali della pandemia perdurano nel tempo, anche dopo che l'emergenza in qualche modo è stata definita conclusa, e riguardano in modo specifico l'età evolutiva, soprattutto gli adolescenti e soprattutto le ragazze. Quindi sono molti gli studi nell'ambito della letteratura scientifica che hanno cercato di indagare e di approfondire come stanno i ragazzi da un punto di vista psicologico e psichiatrico e come hanno reagito, qual è stato l'impatto della pandemia sulla salute mentale dei ragazzi. Vi riporto qualche dato nostrano, diciamo così italiano, sono dati Istat, che ha cercato di indagare lo stato psicologico dei giovani utilizzando il cosiddetto indice di salute mentale, che è una misura
dello stato psicologico del giovane, basato su alcuni item di questionari che fanno particolare riferimento a elementi di ansia, di depressione, alla perdita di controllo sia emotivo che comportamentale e al benessere psicologico. È un indice che va da 0 a 100, più è alto, migliore è lo stato di benessere della persona. Allora, qui è visibile molto bene come andando a vedere lo stato psicologico dei giovani tra il 2016 e il 2021, in particolare le linee rosse, che sono quelle che si riferiscono ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni e tra i 20 e i 24 anni, sono in deflessione soprattutto in corrispondenza del 2020-21, quindi un po' in risposta, cronologicamente parlando, all'avvento della pandemia. E questo è uno studio che riguarda la popolazione generale, i ragazzi, come dire, della popolazione generale. Se noi andiamo a vedere i ragazzi della popolazione clinica, quindi quelli che accedono ai servizi sia di primo livello, di richiesta di aiuto, ma anche servizi specialistici di psicologia delle età evolutive, di neuropsichiatria infantile, vediamo che i numeri sono assolutamente in aumento. Un mese fa più o meno la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, Telefono Amico ha dato alcuni dati e ha rilevato come solo nel primo semestre del 2023 si è verificato un aumento di oltre il 30% delle chiamate per aiuto rispetto all'anno precedente e che queste erano effettuate prevalentemente da giovani. Sotto vi ho riportato l'andamento dei ricoveri in neuropsichiatria infantile nell'ospedale di Padova dove lavoro io, che è evidente come siano in trend d'aumento, peraltro in epoca già prepandemica, ma che sicuramente sono aumentati in modo più significativo a partire dal 2020. Quindi è un aspetto sicuramente da attenzionare. Questo è un altro studio, sempre del mio gruppo di lavoro, che ha voluto andare a vedere l'andamento dei ricoveri in neuropsichiatria infantile di ragazzi che arrivavano alla nostra osservazione per problemi di autolesionismo, sia di tipo suicidario che non suicidario. Allora anche qui vedete, questo è uno studio che ha osservato gli accessi dal 2015 al 2021, che proprio c'è un picco in aumento importante dopo il 2020 e che riguarda in particolare le problematiche sia di ideazione suicidaria che di tentativo di suicidio associati ad autolesionismo non suicidario. E questo è un dato a livello anche internazionale, nel senso che è stato proprio un aumento molto importante di tali problematiche, soprattutto a livello di età adolescenziale. Ci ricordiamo rispetto a quanto ho appena detto che il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani dopo gli incidenti stradali, che ci sono dei momenti particolarmente a rischio di esprimere questo comportamento e che sono da tenere in mente perché per esempio si verificano spesso dopo la dimissione da un ricovero o un percorso di cura e l'altra cosa da tenere in mente è che si è visto, ormai è noto, che molto frequentemente prima di commettere il comportamento suicidario la persona ha avuto accesso a un professionista della salute magari per motivi altro rispetto a quelli legati alla sofferenza psichica. Spesso vanno dal medico esprimendo, chiedendo supporto per problematiche per esempio fisiche, quindi è importante anche imparare a cogliere delle sfumature, no? Sul piano dell'espressione emotiva, psichica, comportamentale, che possano essere indicative di un disagio che poi nei casi più gravi si possa esprimere con dei comportamenti così eclatanti, tenendo conto, parlando dei giovani,
che più spesso esprimono questi comportamenti in modo imprevedibile rispetto all'adulto, sulla base un po' anche di elementi di impulsività, meno caratteristicamente associati a dei quadri depressivi che invece, ripeto, caratterizzano di più l'adulto, che spesso arriva al comportamento suicidario anche con una pianificazione dello stesso. I ragazzi spesso lo fanno in modo imprevedibile sulla base dell'impulso, quindi è più difficile riconoscere, no, i segnali che lo possono anticipare. Cosa può essere fatto rispetto alla possibilità di sostenere, no, tutto quanto stiamo dicendo, e quindi a lavorare in senso di prevenzione ad ogni livello, prevenzione primaria, quindi prima che la problematica si esprima, ma anche prevenzione secondaria, cioè poter intercettare precocemente le difficoltà a intervenire in modo precoce. Concludo un po' con quelle che sono le parole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità su questo ambito, quindi cercando di sensibilizzare su queste problematiche, facendo cultura, combattendo lo stigma. Io credo che eventi importanti come questo organizzato in questi giorni fa parte, no, di queste azioni. Ripensare agli ambienti di cura, o meglio agli ambienti di prevenzione, sia da quello, ripeto, primaria, la secondaria, la terziaria, ripensarli da un punto di vista fisico, ripensarli anche da un punto di vista proprio culturale, cercare il più possibile di creare reti tra le diverse agenzie, i diversi enti, le diverse realtà che si occupano di benessere psichico e di salute mentale. E quando dico creare reti intendo creare relazioni. Credo che essere in grado di creare relazioni autentiche, empatiche, come per esempio sono quelle che si creano anche nella attività di ascolto, no? Che viene fatta rispetto all'attività dell'helpline di cui si parla in modo specifico in questo convegno, sia una delle basi principali su cui poi si può costruire tutto il resto. Ecco, vi ringrazio dell'attenzione.